Ciao e bentornato su Non mi dire. Ogni giorno invii e ricevi decine di mail e le funzioni rispondi e inoltre sono il pane quotidiano. Ma le usi davvero al meglio? Oggi ti mostrerò le basi per rispondere e inoltrare email su Gmail, con qualche piccolo trucco per rendere la tua comunicazione più efficiente e professionale. È ora di ottimizzare anche questo piccolo ma importante aspetto. Iniziamo. Okay. Yeah. He has no notifications on. Apri il tuo email da computer. Io qui ho ricevuto 2 email da un indirizzo di posta che ho creato in un video precedente. Ti invito a vederlo se non l'hai fatto. Come creare un indirizzo email con Gmail. Clicco sopra. Cliccando sopra mi escono 2 opzioni: rispondi e un'altra. Cliccando su rispondi potrò scrivere il messaggio di risposta a questa email semplicemente. Ok? Qui c'è già una firma sotto, come puoi vedere è quella firma che ho realizzato per un altro video per poter inserire le firme. Se non l'hai visto ti invito a vederlo e quindi vado a scrivere il messaggio di risposta. Così lo posso pure inviare, ok? Torniamo un attimo indietro. Eventualmente io non volessi praticamente rispondere a queste mail, ma volessi semplicemente inoltrarla, allora basta che vado qui e la inoltro. La differenza tra rispondi e inoltra sta appunto in questa parte qui, ok? Mentre rispondi, tutta la parte di riferimento all'email non c'è, per quanto riguarda inoltre compare tutta la sezione dell'email, quindi da dove è partita, dove è arrivata, l'oggetto, la data e il testo. Questa è una funzione che viene fatta per le mail quando si vuole girare l'email a qualcun altro. Quindi io qua dovrò inserire un altro indirizzo email per far vedere l'email che ho ricevuto. Ok? Un'altra funzione importante è la possibilità che ti viene data da Gmail per modificare l'oggetto. Ecco qui. Quindi io qui potrò modificare l'oggetto. Quindi se ho intenzione di creare un nuovo oggetto da poter girare, qui lo posso fare tranquillamente. Qui posso scrivere quello che voglio e qui l'indirizzo email. Ok? Adesso vado a cancellare anche questa. Mentre c'è un altro comando che ti viene dato per diciamo così ottimizzare i tempi e la scrittura delle mail, che sarebbe il comando rispondi a tutti. Allora, quando compare? Compare quando tu ricevi un'email, come è successo qui, da un indirizzo email che l'ha inviato e un altro secondo indirizzo email che praticamente l'ha letto. Ok? Come se fossero 2 indirizzi mail. Non badare a quello che è scritto qui, ma poi semmai te lo spiegherò in un prossimo video. Anzi, se vuoi sapere cosa significa questa scritta con questo più, lascia un commento e ti rispondo e ti dico che cos'è. Comunque, chi invia le mail la invia a più indirizzi, ok? Allora io che vado a rispondere non faccio nient'altro che questa risposta vale per tutte le persone che leggono le mail? Sì, ok. Allora devo fare rispondi a tutti. Faccio così ed ecco che praticamente gli indirizzi compaiono sia quello lì che mi è stato inviato e sia l'altro indirizzo che ha ricevuto la mia stessa email. Quindi io potrò scrivere tranquillamente la mia email e loro potranno vedere la mia risposta semplicemente. Mentre se
io ricevo queste email, ma non voglio che chi ha ricevuto l'email come me veda io come rispondo alla persona che me l'ha inviata, faccio semplicemente rispondi e l'email arriverà solo alla persona che me l'ha inviata. Per quanto riguarda invece l'inoltra, rimane uguale. Cioè, si apre questa nuova sezione di mail, io vado a inserire un altro indirizzo email a cui voglio far leggere quello che mi è arrivato e qui porterà entrambi gli indirizzi email a cui è stato inviato il messaggio di mail primario. Quindi praticamente vedrà tutto. Ecco fatto. Ora sai come usare al meglio le funzioni rispondi e inoltre su Gmail. Piccole azioni quotidiane che, se fatte bene, possono fare una grande differenza nella tua comunicazione. Spero che questo tutorial ti sia stato utile. Se hai altre domande su Gmail o altri prodotti Google, scrivi nei commenti. Non dimenticare di mettere un bel mi piace a questo video e mi raccomando iscriviti al canale Non Mi Dire per non perdere i prossimi trucchi e guide. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!